Mare incazzato, vento, schiuma, scogliere alte e la canna piegata al limite. E all'improvviso ombre scure tra le onde. Matteo, l'hai visti? Li vedi lì? Lì! Oggi vi porto a pesca in un posto incredibile. Guardate qui, per arrivarci ho dovuto fare un po' di strada, un centinaio di chilometri, e poi nell'ultimo tratto bisogna inchinarsi. Qui ci sono tutte strutture, credo della seconda guerra mondiale, perché vedo bunker contro bunker, e ora sto facendo dei sentieri per capire qual è il lato migliore dove pescare. Per avere successo quando si pesca è fondamentale scegliere la condizione giusta e il posto giusto e osservare bene gli spot ancora prima di cominciare, e se non vi convince spostatevi. Qua mi piace molto, non è male, siamo esposti, però è il tipo di mare che sto cercando, perché qui il fondale è molto alto, arriva addirittura a 20-30 metri, e qui con la giusta pastura si possono attirare i pesci che ci servono, quindi ora andiamo verso di qua. Non fatevi mai prendere dall'eccitazione di cominciare a pescare, è molto meglio perdere mezz'ora ma trovare il punto perfetto. Ora, qui penso di aver trovato le condizioni giuste. Fuori, anche se riuscissi ad arrivare, non sarebbe possibile pescare. Il canale non è il punto corretto, perché è difficile che il pesce d'Italia riesca a entrare provenendo dal largo. Invece, proprio qui dove vedete la freccia, c'è una corrente che porta fuori e degli scogli. La condizione perfetta, posso pasturare sotto i piedi senza bisogno di lanciare lontano. Sono arrivato sullo spot giusto e questa buca è perfetta. Ora preparo la pastura. Per farlo ho preso giù in spiaggia un po' di sabbia. Vi spiego perché: perché non voglio creare una pastura che i pesci vadano a mangiare, ma solo qualcosa che li attiri. Quindi sarda macinata e utilizzo pastura per zaraghi e occhiate, che dovrebbe andare bene. La pastura alla sarda è la cosa più terrificante che l'uomo abbia creato ed ha una puzza terribile, ma soprattutto sporca in maniera indelebile. Ci vogliono 3 giorni di doccia per levarla. Questa è una cosa veramente oscena, eh? Non vi dico neanche come puzza. Dopodiché aggiungo alla pastura le altre pasture preparate, una per spigole orate e l'altra invece per saraghi e occhiate, che dovrebbero essere il pesce presente in questa zona. Mescolo per bene amalgamando tutto, la sabbia, la sarda, le altre pasture. Ormai le mani le posso anche buttare nel secchio dell'immondezza. Queste ovviamente non le lasciamo mai sul posto, ce le portiamo a casa, le buttiamo nella plastica. Anche perché se le lasciate sullo spot siete veramente degli zozzoni terribili e soprattutto non vi costa nulla. Ora si passa a mescolare il tutto. Rimane molto inconsistente, vedete, ci metto giusto un goccino d'acqua, ma poca roba. Mi raccomando, non fate come me e portatevi uno straccio per pulirvi le mani. A posto, voglio che sia proprio così, che come tocchi l'acqua si vada subito a sciogliere, perché poi il mare me la porterà lontano. Ora, senza farci troppi problemi, qui serve un galleggiante grosso, pesante, che io riesca a lanciare bene controvento. Quindi questo da 20 grammi, un piombo scorrevole e il finale di una quarantina di centimetri, con un amo bello grosso, questo addirittura è un 2. E come esca utilizzo, purtroppo non li ho trovati freschi, le mazzancolle congelate, che comunque vanno benissimo. Ora mi vado a piazzare lì, che secondo me è il posto strategico. Mi porterò pure il guadino, ma tanto i pesci qui li salpiamo di potenza praticamente. Andiamo, va. Mi raccomando, non ve lo dico neanche, scegliete il posto più comodo che ci sia e soprattutto su queste rocce muovetevi con cautela, perché se scivolate e finite il mare vi assicuro che potete rischiare la vita. Ho scelto un posto dove posso sedermi senza troppa difficoltà, un po' incastonato in modo che il vento non mi rompa le scatole e sia protetto dalle onde, e soprattutto mi preparo i secchi con la pastura che deve essere a portata di mano, le esche anche queste vicino a me. Qui si pastura sotto i piedi perché tanto la corrente porta tutto quanto lontano in modo da attirare il pesce che si trova nel fondale maggiore. Ora, una volta che cominciate a pasturare, non dovete fermarvi più perché il flusso di pastura deve essere costante e deve essere di circa una pallina ogni 30 secondi, massimo un minuto. E piano piano allungo il guadino, anche se mi accorgo che in realtà non arriva proprio da nessuna parte. E come vedrete poi, questo oggi sarà un grosso problema e anche pericoloso.
Non abbiate fretta di cominciare a pescare, il segreto qui sta nella pastura e soprattutto nel trovare il punto giusto. Ora guardate bene questa striscia che vi indico, qui la corrente sta portando tutto quello che lancia a mare verso fuori e attirerà il pesce e io devo pescare lì. Anche perché tutto intorno ci sono degli scogli ed è perfetto per i saraghi. E così innesco un pezzettino di mazzancolla e comincio a fare il primo lancio. Da questo primo lancio non mi aspetto nulla, soprattutto perché so che la pastura deve ancora fare effetto e ci vorrà almeno una quindicina di minuti prima che i primi pesci possano entrare lì. I primi lanci servono per testare il punto giusto dove lanciare, perché la corrente ovviamente andrà a spostare il galleggiante ed è necessario lanciare nel punto giusto e dare filo al galleggiante fino a che raggiunga la posizione che desideriamo. Siamo alti e un galleggiante piccolo sarebbe invisibile, ecco perché bisogna utilizzare galleggianti grandi ma soprattutto vistosi. E così continua la tiritera di lanci e pastura che va a finire proprio sotto i nostri piedi e questa deve essere un'operazione che dovete fare con continuità, è fondamentale. E poi a un certo punto la magia del galleggiante che si muove, qualcosa sta mangiando. Oggi bisogna ferrare forte perché il mare è molto grosso e c'è un sacco di vento. Il pesce è rimasto allamato e sembra essere un sarago perché tira forte verso il basso. Ora basta aspettare il momento giusto, fare leva con la canna e su. Ecco, forse non così forte, un po' più piano. È un sarago maggiore, di piccole dimensioni, e questo lo ributterò. Anche se non è la cosa giusta da fare perché spaventerà tutti gli altri pesci presenti. Ma pazienza, non mi va di ammazzare un animale per nulla. Innesco un altro pezzo di gambero, questa volta un po' più grande, sperando di trovare un pesce ancora più grande del precedente. Il sarago ha mangiato esattamente dove pensavo e rilancio nello stesso punto, aspettando che l'onda sposti il galleggiante. Preso di nuovo, e stavolta però non sembra essere un sarago perché tira verso la superficie. Potrebbe trattarsi di un pesce diverso e so cos'è. Con le occhiate non bisogna perdere tempo e quindi rinnesco velocemente, lancio una pallina di pastura e sono di nuovo pronto a pescare. E dopo qualche secondo, ecco la seconda occhiata. Le occhiate, se non sono grandi, le potete recuperare molto velocemente, proprio per evitare che spaventino tutto il banco che si trova dietro di loro e tirarle fuori dalla schiuma, con forza. Però io voglio provare a prendere un grosso sarago e prima di rinnescare e lanciare abbasso il galleggiante in modo da pescare un po' più a fondo e cercare i pesci più grandi. Il galleggiante va giù bene per una ventina di centimetri e incoccio un grosso pesce, mentre delle onde alte si infrangono sulla scogliera. È un sarago sicuramente, perché tira giù con tutte le sue forze, però molla dopo poco, e a questo punto non resta che recuperare il filo quanto possibile e tirarlo su. Questo è comunque un gran sarago. Lì giù nella pastura ho visto una roba così che girava, quindi ormai il pesce è lì sotto, ogni tiro mangia qualcosa. Il problema è, ve lo dico, è pericoloso pescare in questa condizione. Bisogna stare attenti, il retino non arriva giù, un pesce grande già so che spaccherò tutto e pazienza. Non c'è altro modo, non si gioca con la vita. Bellissimi, guardate che saraghi. Come vedete ho trovato un posto abbastanza tranquillo, io sono seduto e sono lontano soprattutto dalle onde. Il pericolo maggiore è che ogni tanto arrivano dei treni di onde più grandi e rischiano veramente di tirarvi giù oppure di buttare l'attrezzatura e voi per prenderla allora cercate in tutti i modi, diciamo, di affacciarvi e poi fate una brutta fine, quindi state molto attenti. Ora io mi sono anche visto un canale che se dovesse andare male, dovessi cadere giù, so benissimo che devo nuotare prima un po' verso il largo, poi andarmi a destra e farmi buttare su sta scogliera qui. Quindi abbiate anche sempre un piano B. Ma proprio quando comincio a divertirmi e a pescare un pesce dietro l'altro, qualcosa di strano accade. Matteo, l'hai visti? Li vedi lì? Lì! Sì, guarda!
Guarda, guarda, lì. Sì, sì. Vicino al galleggiante. No. Aggancio un pesce, poi tiro un po' di più e niente, trovo il finale rotto. Non ho capito bene se qualcosa ha mangiato il mio pesce, oppure si è solamente rotto il filo. Tuttavia, per una ventina di minuti non mangia più nulla. Ecco cos'è successo. Praticamente sono entrati i pesci serra perché non ci stava mangiando nulla per una ventina di minuti e mi sono chiesto il motivo. Poi ora si vedono delle sagome enormi lì sotto e ovviamente le occhiate, i saraghi in questo caso non mangiano, scappano via. Conviene comunque continuare a pasturare, però fermarsi un attimo, aspettare che si calmi la situazione. Ora ci fermiamo 2 secondi così mi lavo anche le mani, guardate che condizioni sono. Ne approfitto di questo intervallo con i serra che girano lì per spiegarvi un attimo la montatura. Come vedete qui su c'è questo chicchino nero, si vede dietro la mia mano. Questo non è altro che uno stopper che ferma il galleggiante. Il galleggiante è scorrevole, quindi quando arriva su si ferma, vedete, fa questo gioco qui, in modo che io posso tranquillamente mettere il fondo che voglio. Ma vi dico la verità, in queste condizioni, se pasturate bene, non c'è bisogno di fare chissà quali magie o quali montature, è tutto facilissimo. Guardate, sto pescando con una montatura che per i puristi sarebbe terribile, ma funziona. Avete visto che il sarago ha mangiato, le occhiate mangiano, e la cosa importante secondo me è avere un galleggiante grande, perché si deve vedere, e soprattutto qui arrivano onde di 1,5 metri, un paio di metri. Se non avessi un galleggiante grande affonderebbe ogni secondo, quindi anche non tarato benissimo, magari gli lasciate 1 grammo di staratura, ma tanto quando mangia un sarago di 1 chilo non gliene frega niente in queste condizioni, lui prende e butta tutto giù. È molto importante utilizzare però fili buoni. Ho utilizzato uno 0,22, ma qui possiamo salire, possiamo pescare addirittura col 30. Ora però non ho la canna così potente da poter pescare col 30. Qui bisogna proprio alzarli di potenza i pesci e buttarseli dietro, se no diventa pericoloso. È impossibile usare il guadino. Quando purtroppo il materiale non è di grande qualità, vedete sto galleggiante, io l'ho pagato relativamente poco, si è rotto completamente e ora dovrei rifare tutta la montatura. Riesco comunque a vederlo, però è una scocciatura, no? Meglio pagarlo un po' di più e avere materiale buono, però non ho proprio trovato in questi giorni. Guardate come si è rotto. Come esca sto utilizzando queste qui, delle mazzancolle congelate. L'ho prese proprio al negozio di surgelati. È ovvio che se avessi trovato esche fresche sarebbe stato meglio, però non le ho trovate. Tuttavia queste congelate a bordo dovrebbero non avere l'ammoniaca e per pescare è decisamente meglio. Tuttavia vanno bene gamberi rossi, sardine, striscioline di seppia e quei calamaretti piccoli piccoli piccoli. È un po' una sorta di bolentino, le esche sono le stesse. È ovvio che se trovate le sardine, le macinate nella pastura e le usate pure come esca, secondo me è proprio la condizione perfetta. Però avete visto che alla fine se il pesce c'è, mangia, non gli frega niente. Ora, come si innesca? È semplicissimo. Servirebbero le forbici, io me ne dimentico sempre. Si taglia la mazzancolla a dadini. Io vedete, sguscio un dadino e lo innesco così. Alla fine viene un cubetto di mazzancolla, avete visto? È una bella porzione generosa. Ovviamente l'amo dipende dal tipo di preda che incontrerete. Per questo tipo di pesca io sto usando l'amo del 4, andrebbe forse meglio l'amo del 2 e dell'1, però oggi c'erano anche le occhiate, comunque non ho perso pesci a causa dell'amo, quindi alla fine valutate un po' voi in base a quello. Dopo una quindicina di minuti e non mi sono mai fermato di pasturare, decido di riprendere la postazione, sperando che i pesci serra se ne siano andati. Abbasso un po' il fondo per cercare di pescare un po' più lontano dalla zona superficiale dove i serra probabilmente stavano cacciando le occhiate. Il mare intanto ha cominciato a incazzarsi ancora di più e arrivano delle onde enormi che sono anche abbastanza pericolose. E considerate che mi trovo a più di 4 metri d'altezza, immaginate a sbagliare qualcosa e a finire lì sotto. E in mezzo a questo marasma qualcosa abbocca.
Qui non dovete avere pietà, chiudete il mulinello e tirate il pesce per evitare che si vada a infilare tra gli scogli e con questo mare riuscirebbe sicuramente a spezzare il filo. Quindi stancatelo e portatelo verso la superficie. Ma questo è grosso davvero, tira con tutte le sue forze e si va a infilare sotto quei maledetti scogli. È sicuramente un grosso sarago e me ne accorgo dalle testate potenti che sta dando sul fondo. Con la mano tengo un po' chiuso il mulinello in modo da regolare la frizione. Ora però sorge il vero problema. Lui è lì sotto e non riesco a sollevarlo con la canna. Ci ho provato e la canna rischia di spezzarsi. E non riesco però neanche a raggiungerlo con il guadino, manca più di 1 metro. Sto facendo una fatica incredibile, perché mentre con una mano tengo il pesce sollevato sulla superficie per evitare che combatta, con l'altra cerco di raggiungerlo, il tutto mantenendo un saldo equilibrio su queste rocce pericolose. Lo sforzo è enorme, con una sola mano non riesco a sollevarlo perché il pesce pesa davvero molto. E se provassi a sollevarlo con entrambi le mani, secondo me la canna si spaccherebbe in due, perché non è fatta per sollevare questi pesci. L'unica cosa che mi rimane da fare è provare a sollevarlo un tanto e poi prenderlo con il retino. Ma non è facile, le onde mi sbattono e il vento sposta il pesce a destra e sinistra. Infine, con una grande fatica e con la fortuna di Michael Jordan, riesco a infilarlo nel guadino. È enorme! Ragazzi, guardate sto sarago, è gigantesco. Cioè, questa è veramente roba, non dico da 1 chilo, ma 7 etti buoni. Bellissimo. È stato difficile tirarlo perché con la canna non riuscivo a tirarlo su. Comunque sono pesci grandi. Porca miseria. Il sarago è veramente enorme ed è il più grande che io abbia mai preso con la canna. La bilancia segnerà 832 grammi, ma tra le mie mani sembra minuscolo. Guardate come l'amo si sia conficcato nel labbro superiore. Continuiamo, va. Ma vi dico la verità, dopo una preda così bella, continuare a pescare non avrebbe più lo stesso gusto. E poi non saprei più come recuperare un pesce di queste dimensioni, perché la mia attrezzatura non è adeguata a questa scogliera. Basta così. Si è fatto tardi. Fra un pochino tramonta il sole. Stare qui, diciamo, col buio non è proprio il massimo. Però mi sono respirato tanto di quello iodio. Questa è una condizione meravigliosa. E avete visto che se le condizioni sono quelle giuste, vi potete inventare quello che volete, il pesce mangerà. E anzi, vi devo dire che da qui voglio provare, però non venendo da solo ovviamente, a pescare anche dentici e qualche altro pescione innescando il vivo, perché la scogliera è alta e mi permetterà di farlo tranquillamente. Bisogna trovare il modo però di tirare sul pesce, perché non è facilissimo. Che vi devo dire? La pesca qui in Sardegna, io ho notato che se si va con le condizioni così, acqua torbida, turbolenta, forti mareggiate, si pesca. Con l'acqua calma e chiarissima il pesce si tiene comunque lontano perché è spaventato dai sub, come me, dai pescherecci, o quantomeno diciamo c'ha una visibilità incredibile, non si avvicina alla costa. Invece in queste condizioni si avvicina e va a mangiare. Questo è il sarago più grande che io penso di aver preso nella mia vita. Veramente è un bestione, guardate, guardate che roba. E ogni tanto io un pesce me lo mangio volentieri, perché secondo me andare a pesca senza fare mattanze e tenersi in pesce ogni tanto va benissimo. Oggi mi sono tenuto lui e quest'altro, un po' più piccolino, ma comunque 2 ottimi saraghi.
E secondo me questo è lo spirito della pesca, andare a pesca, pescarsi un pesce, mangiarselo la sera con la famiglia, non c'è cosa più bella. E se ne teniamo un paio non facciamo del male a nessuno, basta però non fare le mattanze. Ci vediamo al prossimo video, ciao!